Ciao, io sono Nelirfa e oggi mi trovo nel deserto perché andrò a catturare il gigantosauro. Allora, questo è uno dei timing più complicati e allo stesso tempo anche semplici se si impara la tecnica. Il giga va a spawnare in tre punti diversi su Ragnarok e uno di questi è appunto qui nel deserto. Dunque, questa è una nuova mia viverna che ha subito una mutazione ed è molto bella, vedete che colori che ha. Per catturarlo bisogna fare una trappola chiaramente e utilizzare la viverna per attirarlo. Dunque dobbiamo utilizzare i portoni in alluminio, metallo e al centro andiamo a mettere la trappola dell'orso in modo che poi quando lui arriverà qui sarà bloccato e poi dovremo chiudere dietro. Allora facciamoci seguire, purtroppo mi ha morsicata e vedete che c'ha anche il sanguinamento, ha questa skill diciamo. Dai vieni, io mi alzo leggermente qua e dovrebbe rimanere incastrato. Ok, perfetto. Dunque, allora, qui nel video avevo sbagliato perché come avevo detto prima tocca mettere la trappola al centro in modo che lui rimanga bloccato, perché adesso se io mi vado ad avvicinare come sto facendo, lui si andrà a girare e mi ucciderà, oppure uscirà fuori, insomma. Quindi ricordatevi di mettere la trappola al centro in modo che rimanga bloccato e non si possa girare. Dunque, ritentiamo di farlo incastrare. Vieni qua. Spariamo neanche un colpo. Eccolo, 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 eccolo. Oh. No, vedi, mi prende anche... bisogna stare attenti perché prende anche da lontano. Un po' da lontano. Allora, intanto sembrerebbe che si sia bloccato, ma in realtà così si va a sbloccare. Sono degli errori. Bisogna mettere sia la trappola che poi andare a chiudere dietro, perché lui prima o poi si gira. Ecco, adesso tento di mettere la trappola, vedete? E infatti già da lontano lui non so perché mi uccide. Dunque, dopo vari tentativi e tantissime volte che sono morta, finalmente sono riuscita a incastrarlo, quindi chiuderlo con 4 porte per dinosauro. Purtroppo mentre di tutto lo scontro, che è durato a lungo, mi ha ucciso anche la viverna, perché mentre ero morta sono dovuta ritornare e quindi mi ha ucciso anche la viverna. Ok, mettiamo i dardi intanto. Allora, adesso una volta che è incastrato, non è questa la parte più difficile, ma la parte più difficile diventa proprio il proprio vero timing, perché dunque, allora, qui i dardi ho notato che ci si mette veramente tantissimo tempo, quindi conviene fare quelli superiori per chi può farli. Altra cosa importante è che ha l'inconscio che li scende veramente in una maniera enorme rispetto alla discesa del cibo, quindi dovete portarvi parecchio narcotico dietro in modo da tenere sempre, diciamo, tenerlo sveglio. Vedete che qua praticamente gli sto dando un sacco di dardi, veramente molto lunga, però comunque perlomeno è incastrato. Anche questo non so perché mi risulta buggato, perché a un certo punto non ha più preso torpore, quindi non saliva più, quindi è stata veramente una roba lunghissima. Oh, finalmente è andato. Allora, a questo punto altra parte difficile, perché come vi spiegavo prima il torpore scenderà abbastanza velocemente. Lui mangia poi le crocchette, quelle gialle, le eccezionali, e quindi bisognerà dargli quelle lì. Vedete come scende già il torpore, si nota. Allora, adesso mi sono spostata perché qui in un'altra zona a nord-est dove di spawn del nostro giga già è laggiù. Proverò oggi un'altra tecnica e ho bisogno di questo animaletto, il gallimino mi pare che si chiama. Questo ha la capacità di essere molto veloce nel correre, quindi andrò a grare il giga con questo animale. Dovrebbe non farsi beccare, si spera, perché non è detto che sia così.
Dunque, allora, quando vuoi che ti segua, ovviamente ti aggra da 100 km, ora che dobbiamo fare il video, chiaramente non ci degna di uno sguardo, anche perché poi lui si distrae abbastanza facilmente come animale. Il gallimimo si chiama, ecco, non mi ricordo mai i nomi di questi qua. Allora, ce ne sono due addirittura di giga oggi qua, non so perché a volte ce ne sono anche due. Allora, seguici, ecco, sta arrivando, presto, corri. Ecco, allora qui al centro ho messo la tagliola, se tutto va bene dietro e si dovrebbe rimanere incastrato. Oh, ok, ce l'abbiamo fatta. Ora andiamo velocemente a chiudere perché la trappola lì, la tagliola, dura veramente pochi secondi. Corriamo, 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 sperando che quell'altro non venga perché sennò siamo veramente spacciati. Ok, allora qui abbiamo utilizzato dei portoni dinosauro, questa volta li ho fatti in pietra perché ho visto che poi alla fine se siamo veloci possono anche servire in pietra. Ricordatevi, nota importante, di farli abbastanza vicini perché non lasciare tanto spazio come fessura tra una e l'altra perché lui passa. Ok, allora iniziamo a sparargli. Dunque, allora, a questo punto lui è bello che bloccato, siamo a metà timing, come spiegato prima è molto lungo il discorso di farlo addormentare. Se è possibile utilizzate i dardi, quelli superiori, che adesso non mi ricordo bene come si chiamano, poi vedremo come anche andarli a fare. Intanto continuo a spararli. Qua dovete soltanto avere la pazienza, chiaramente se siete in gruppo fate prima perché spara uno, spara l'altro, perché anche il fucile è un po' lento. Finalmente siamo quasi alla fine, è un'impresa abbastanza lunga però poi vale la pena perché è soddisfacente. Oh, finalmente se anche questo si è addormentato. Allora adesso vediamo un po' come funziona appunto il discorso del dare il narcotico e dare il cibo. Dunque allora io già gli sto dando narcotico perché volete vedere il torpore dopo pochi secondi già sta quasi metà, quindi rischiate che se lo abbandonate, se non ci state dietro, che si risvegli. E vedete invece il cibo come scende lentamente, quindi bisogna dare molto narcotico. Io già le crocchette gliele ho messe perché sennò diventa una cosa veramente molto molto lunga, quindi armatevi di pazienza per prendere un gigantosauro. Allora, fortunatamente ha cominciato già a mangiare la prima crocchetta. Anche qui è lentissimo nel primo assaggio, diciamo così, e bisogna sempre, vedete che l'inconscio sta a metà. Adesso, per fortuna, comunque, con le mie impostazioni del server, già ha incominciato con una crocchetta a essere a buon punto, quindi ne serviranno semplicemente soltanto due. Tanto gli vado a dare altro narcotico perché purtroppo scende in una maniera veramente ripida. Allora, operazione lunghissima, ancora devo aumentare il torpore. Ho utilizzato queste qui, non mi ricordavo il nome perché si fa molto prima. E quindi aspettiamo che lui prenda questo benedetto boccone. Queste sono inferiori i dardi, cioè nel senso che ce ne vogliono molti di più, comunque fanno poco. Allora diamogli ancora un po' di narcotico. Speriamo che mangi questa benedetta crocchetta perché è veramente lunga. Ok, si è finalmente tamato. Dunque allora adesso gli andiamo a mettere la sua bella sella. Ok, e come potete vedere, un attimo che ok, è altissimo. Ok, tiriamolo fuori e questa sarà la trappola che servirà magari per prendere anche qualche altro giga. Il gigantosauro furioso è un enorme carnivoro che esisteva durante il tardo periodo Cretaceo e ha un temperamento arrabbiato. È un'enorme creatura bipede molto gigante, ha una testa massiccia ricoperta di spine e un'enorme mascella. Il gigantosauro può essere visto raramente poiché non molti sono sopravvissuti per raccontarlo nella storia.
Grazie a questa enorme mascella riesce a dare dei potenti morsi che creano anche il sanguinamento. Come ho detto, proprio appunto per questo potere del morso e delle dimensioni naturali del loro corpo, il gigantosauro è in grado di infliggere un grande quantità di danni che possono facilmente uccidere sia i sopravvissuti che i loro animali addomesticati. Le tribù possono usare il giga per difendere la loro base dagli vari aggressori. Io per catturarlo ho utilizzato in una seconda parte del video la pietra, però è consigliabile, appunto perché è molto forte, utilizzare il metallo. Per poterlo catturare, quindi fare la sua trappola, dobbiamo utilizzare il Behemoth, almeno 5 pezzi messi abbastanza vicini l'uno all'altro, come abbiamo visto, e poi chiuderlo con le porte. Dunque ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video. Come sempre vi chiedo la cortesia di mettere un bel mi piace, se avete delle domande fatemele nei commenti, e se ancora non vi siete iscritti e volete seguire tutti i video del canale, fatelo subito. Ciao e alla prossima!